Visto più Yolanda che mia madre oggi. Hai Gorengore. That's good. A, B, C, D. Questa lingua è impossibile, è un reato penale. Non sappiamo dove siamo. So mica dove siamo. È un labirinto comunque. Ci perdiamo, però nordica. Sono fredda. È tutto. E dobbiamo pagare magari prima di entrare. Mari, andiamo! Se lei è qua dentro! Io direi di girare a caso. Ma che cazzo è questa tipa, Mari? Ma chi è? Ma che cazzo è? Yeah, I knew. But I don't want to. I have time. You're welcome. Thank you so much. Mi sento male. Abbiamo trovato il presentatore della Rai. Abbiamo la foto con Forra. Absolutely. È tutto fatto male. Non c'è niente. Mi è entrato un Eurovision nell'occhio. Hola aliens e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono DJ Elena e qui c'è la DJ Family con me. Oggi pisceremo in 3 paesi diversi nello stesso giorno. In paesi tra l'altro in cui non siamo mai stati. Italia, è il 4 maggio 2024 e si sta avvicinando la tesissima settimana più bella dell'anno, ovvero la settimana Eurovisiva. E quindi stiamo andando in Danimarca e Svezia. Voi direte tipo, perché anche la Danimarca? Abbiamo un'amica che abita in Danimarca. Esatto, per non pagare in pratica andiamo a dormire da lei e poi continuiamo a prendere il treno avanti e indietro andando lì perché tanto dista poco. Oggi parte il viaggio, sono le 7 del mattino, stiamo andando verso l'aeroporto, partiremo, arriveremo a Copenaghen e subito partiamo per andare a Malmö in Svezia. In pratica ci sono dei meet and greet gratuiti con dei vari artisti appunto dell'Eurovision di quest'anno, ma anche quelli vecchi. Ci sono un sacco di live show, ovviamente tutti gratuiti. Noi andremo alla prima semifinale perché sono i biglietti che siamo riusciti a prendere. Non ho dormito praticamente nulla, continuavo a cantare Hi, hi. Siamo là, Mari, quanto? 6 giorni? Cioè io ho questa fotocamera, la telecamera vecchia, la GoPro, la Polaroid, un MacBook, un tablet, gli auricolari Bluetooth, le cuffie Bluetooth. Sto portando dietro casa. Siamo arrivati all'aeroporto di Venezia, Marco Polo. Dobbiamo passare i controlli, solo che c'è un problema che forse non vi ho detto. Avete presente tutte le cose che vi ho elencato prima? Ecco, immaginatele tutte su piattini diversi. È un caos. Bello il fatto che tipo vado in vacanza per non vedere Venezia per un po' e ci devo ritornare per prendere l'aereo. Quanto pesa il tuo zaino? Controlli. Un tocco di formaggio che pesa 1 chilo. Cioè noi ragazzi ci stiamo portando un formaggio. Comunque se mi vedete spennacchiata è tutto normale. Mi sto tenendo i capelli per dopo. Prima brutta e poi un po' più decente. Siamo in quel momento in cui io vedo l'Eurovision ovunque, guarda. Salutiamo Papi. Ma anche l'abbraccio dobbiamo filmare. Abbiamo passato i controlli dopo una miriade di cose sbagliate. Adesso andiamo a comprare l'acqua. Ah, giusto perché non vi abbiamo detto in tutto ciò che noi andiamo lì come inviate di Radio Vicenza. È strano perché ci hanno anche dato un microfono, tipo faremo le interviste la mattina. Adesso andremo al nostro gate. Siamo arrivati al nostro gate. Abbiamo comprato le acque, come vedete, che sono sul mio zaino, ovviamente per farmi affondare ancora di più. Sono precisamente le 8:50 e il boarding inizia adesso. Guardate l'Elena. Guardate che roba. C'è letteralmente per spostarmi ci vuole una porta aerei. Oggi siamo fortunate. Ci sono tipo 100 posti liberi e quindi ci siamo messe accanto al finestrino. Si sta mettendo il deodorante perché le ho detto che puzza. Sono talmente messa male che non riesco neanche a riprendere bene. Ho tipo sulle gambe tutti i miei averi. Qua c'è la Mari con tipo tutto buttato e là dentro un disegno. Un'angelina mango immacolata, dei panini con del formaggio. È una cosa inquietantissima, non so come spiegarvi che tipo hanno spento tutti i motori. È inquietante, cioè sentite che non c'è più il rumore. È la Mari che annuisce come se capisse. È il primo viaggio Mari che facciamo insieme da sole, senza i genitori. Insieme abbiamo 44 anni. Mother. Non so come farvi capire, ma tipo siamo totalmente, cioè siamo tipo così noi. Si mangia già. E adesso facciamo il test del panino. Sa di panino. 5 minuti in aereo e già sono imperativa. È da tipo 20 minuti che devo andare in bagno, ma tipo ogni 2x3 che provo a togliere la roba per andare passa un altro davanti. La Mari si sta annoiando guardando Netflix. Infatti adesso guardate, si è messa a studiare. Sono appena tornata dal bagno. Mi sono trovata bene. Adesso riprenderò la mia serie e nel mentre faremo il taste test del secondo panino. Siamo tipo su un mega ponte qua, non ho mai visto una roba del genere. Non sappiamo dove siamo, so mica dove siamo. Siamo così. Qua c'è qua il sole. Mi sa che qua
fa calda. Io non so cosa stiamo passando sopra. Ma no, perché è una penisola Danimarca. E dov'è Copenaghen? Questa è l'Anda desolata, cioè non ci sono case. Ma siamo sicure di aver preso l'aereo, giusto? Non c'è niente. Vi giuro, non ho cambiato nulla, di colpo sono apparsi tipo 400 robe e adesso siamo sulla pista di atterraggio senza saperlo. Hola aliens e benvenuti per marchiare il territorio in una nuova nazione. Siamo arrivati in Danimarca, a Copenaghen, e fa un caldo bestiale. C'hanno il 7-Eleven, raga, ma questi sono avanti. E il viaggio è stato cortissimo. Abbiamo praticamente mangiato 2 panini. Io ho visto un'ora in totale di Netflix ed eravamo già atterrati. La nostra amica ci ha scritto 100 robe, 100 passaggi diversi. Bisogna camminare 30 porte. Io odio quando la gente reagisce così ai messaggi. Stiamo andando a baggage claim. In tutto ciò mettiamo il turbo, ma io voglio vedere Bambi Thug. Ah no, baggage claim. Notizie del letteralmente ultimo secondo. Stiamo cercando ancora il baggage claim da 3 ore. È uscita la notizia adesso che ci vediamo Eleni Foureira e Chanel nella prima semifinale, non reale. Vi rendete conto che noi stiamo andando per la prima volta all'Eurovision nella nostra vita, che siamo fan da tipo 100 anni, e in più ci vediamo 2 delle nostre canzoni preferite in assoluto. È assurdo. Mi è entrato un Eurovision nell'occhio. Questo compensa le canzoni di merda che ci sorbiamo. No raga, non è reale. 20 minuti e ancora baggage claim. Abbiamo altre istruzioni da seguire dopo questo. Siamo arrivati a baggage claim adesso. Dobbiamo andare custom terminal 2. Mi scrive Jet, have you passed custom? No? Che cos'è custom? Norwegian Air. Mari, andiamo da Alessandra Mele. Ho sempre pensato che i nordici fossero bravi a parlare inglese, ma fa tipo speak Danish hi vorengore. Proviamo a dirle che abbiamo appena passato custom, anche se non so se sia vero. Madonna Mari, ma come facciamo a riconoscerla che sono tutte uguali qua? Cioè, mentre noi cerchiamo l'uscita, lei continua a reagirmi ai messaggi e i boomer non sono reali. Adesso vi presenteremo la nostra amica Jetpack Jorrid Isenad. Non volevo dirvelo ragazzi, ma noi ci stiamo piazzando a casa di questa per 6 giorni. Una tipa che non vediamo da 3 anni. È un labirinto comunque. Una cosa è poca ma sicura, non badano a spese. I'm gonna record everything, you know that, as always. Siamo in macchina, è un po' catastato. Ci sono delle sbotas che mi stanno dando sullo zaino. Ci ha fatto fare un giro e questa pensa che secondo me abbiamo capito. Io non ho capito una mazza, Mari non so tu. Ci perdiamo. Questa ci vuol far fare un giro a cavallo. O sacrifichiamo Bambi Thug per cavallo o cavallo per Bambi Thug, te lo dico. Sembra un'Inghilterra rivisitata. Sembra New York però nordica. Ho 100 robe e non vedo l'ora di sbolognargliele in casa, sinceramente, non so te. Siamo arrivati, stiamo per pranzare. È un donnone nordico, cioè devi saper gestire perché sono freddi. Mi sembra un po' di abitare tipo a casa di Neber Crack. È tutto... Come corro? Please go to the airport. No, from this side. Okay. Ah, ok. E dobbiamo pagare magari prima di entrare. Siamo riusciti a farci sbolognare qua alla metro, che è stranissima. Mari, come facciamo? Cioè, saliamo? Sì, ma non puoi, Mari, qua c'hanno controlli. Sinceramente una cosa non voglio. In un paese estero prendere una multa e venire arrestata. Siamo appena saliti qua sopra senza sganciare un euro. Beh, anche se dicono tipo i nostri nomi, quelle 2 ragazze che non hanno pagato, dovete pagare, noi non capiamo. Hi Vorengore. That's good. Siamo all'aeroporto di Copenaghen perché per andare a Malmö dobbiamo fare questa tappa tipo intermedia dalla metro fino all'aeroporto e poi prendere questo coso qua. Ma è tipo, è stranissimo. C'è scritto che dobbiamo essere in una stazione chiamata Lufthavn e ci siamo. Ti dicono piattaforma 1, ma ci hanno i numeri che vanno A, B, C, D. Questa lingua è impossibile. La nostra amica ci ha dato le chiavi di casa, quindi top. La mamma ha detto una cosa divertente quando le abbiamo detto che non abbiamo pagato. Qua non è un reato amministrativo, quindi che ti danno la multa. È un reato penale. Adesso a dirla tutta. No, a dirla tutta è che la Mari voleva arrivare il prima possibile, quindi si è infilata in una metro la prima che ha trovato. Dillo Mari. C'è Mami che sta male. Let's Comunque. go, ti vuole la Mami. Mi sento dentro piovono polpette, non so te. È una figata, sembra una figata. Stiamo cercando di uscire da sta stazione, siamo appena atterrati in Svezia. Abbiamo scoperto che la Mango sta per uscire dall'arena e noi siamo arrivate in stazione davanti all'arena. Dentro. Abbiamo cazzo era uguale. È Nuzza! Si è girata Nuzza! Ogni persona che vedo io penserò che sia un contestant. È la cosa più mastodontica che io abbia mai visto, oh mio Dio. Possiamo andare ad aspettare la Mango, cioè lei è qua dentro. Io giro attorno come uno squalo a sta arena. È qua dentro adesso, non so se state è dentro adesso. No Maria, dobbiamo trovare. Io direi di girare a caso. Oddio raga, siamo arrivati, c'è quella del Portogallo. Quanta gente che c'è. Oddio, è lei. È lei sì. Ma che cazzo è questa tipa Mari? Ma chi è?
Ma che cazzo è? Sembra che tipo sia un fake, ma giuro. Sai quante volte ho ascoltato la sua canzone? Più o meno un centinaio negli ultimi tipo 3 giorni. Is it wrong the way you say ciao? Yes. Yeah. Ciao. Ciao. With the O? Yeah, it's okay. Ah, it's a no. Yeah. Yeah, I knew. But I don't want to. I want to wait for it to. Yeah, I mean, it takes a while, Don't worry, but... but you can take time. I have time. Dio, che figata. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. So much. I give you this. Ma perché stiamo camminando? Possiamo sederci? Mi sento male. Ci ha tenuto lì tipo 10 minuti. Noi Ci abbiamo messo tanto. Vabbè, ci hanno dato anche un cappellino, ci ha firmato tutto, dai, che figata. Siamo state mezz'ora tipo al merch, all'official merch del Eurovision, dove abbiamo fatto delle compre tipo lasciando giù un centone. Siamo stati lì a chiacchierare con dei fan italiani. Abbiamo trovato il presentatore della Rai. Mentre pagavamo le bagliette ci siamo fatte una Polaroid, tutto il film eccetera. Nel mentre che spiegavamo questa cosa abbiamo ritrovato loro. Nel mentre che parlavamo è apparsa Zorra. Cioè, abbiamo la foto con Zorra. Dopo c'è la firma, ha detto se la andiamo a sentire cantare. Sì, beh, non so se voglio proprio sentirla cantare. Absolutely. Non è reale, raga. We couldn't make it in Italy and we live in Italy. Yeah, exactly. Please welcome from Spain, Nebulasa! Sono le 6:20 e stiamo cenando. Cioè mi sento un po' svedese. Ho un kebab figlio nella panza. Non volevo dirvelo, ma per arrivare in questo robo è stato allucinante. È assurdo come tipo ci sia tutta la città smorta. Sono letteralmente le 7:30. Parlano tutti in silenzio, siamo gli unici che urlano. Ragazzi, ci pigliano sotto. Siamo in una città fantasma. Welcome to Eurovision Village. Ouvi, senti o corpo a carregar, seguimos assim, e outro, e outro, e outro. Passos largos presa na partida, quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Transformei cada verso de mim, sou chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde. Visto più Yolanda che mia madre oggi. Andiamo via perché ho fatto una foto che vi metterò in sovraimpressione. Hanno scritto United by il genocidio. L'hanno appena tipo urlato da una di queste finestre. Secondo me non è da stare qua di notte, posso dire. Sì. Stiamo tornando, io ancora non mi ero accorta che eravamo sul ponte. Non so perché qua hanno tipo metro e treni al contrario. Cioè tipo quella che abbiamo preso fin adesso, lì a Malmo, era un treno, ma sembrava una metro perché era sottoterra. Adesso siamo sopra la terra, quindi sembrerebbe un treno, ma è una metro. È tutto fatto male ed è tutto poco intuitivo. Non andateci, non quest'anno. All'andata era pieno di pula lì in tutti gli angoli della via, al ritorno non c'era un cazzo di niente. Non c'è niente durante tutto il giorno. È la landa desolata. A parte che guidano tutti come dei matti, hai notato? Anche Jet. E poi hanno un problema gravissimo, non spiccicano una parola di inglese. In un paese mi metti prima lingua danese, poi me lo traduci in svedese, nell'altro fai il contrario. Cioè, abbiamo scoperto che stiamo su una via chiamata Cammino Italiano. Stiamo parlando della situazione politica attuale che conosciamo. Il rischio di terrorismo è a livello 4 in Svezia e poi in Danimarca penso uguale. Su 5. Dovevamo informarci prima su questa cosa. Però come ha detto il tipo, c'è comunque una cosa che non calcoli, perché sì, ok, quando avevamo comprato i biglietti già era uscito tutto il tema del 7 ottobre eccetera, però neanche a fare così, cioè nel senso noi non pensavamo che succedesse il putiferio. C'è anche perché tutto può succedere all'ultimo come l'anno che l'hanno proprio cancellato. Sì, esatto. Ciao Elena del futuro che stai editando questo video, so che mi odierai. Ci siamo appena fatte la skin routine e c'è il cane che è sotto il letto, porca puttana. Però mi fa bene. Hanno un giro di chiave nel portale. Questo qui è il legno con il quale
Tanto ci sta dormendo la padrona di casa, quindi non vogliamo svegliare. Questa qui è la porta. Qua abbiamo un accatastamento generale, tutto vario. Non c'è una luce qua sopra, c'è solo questa luce che è collegata a una delle due uniche prese. O teniamo la luce oppure siamo al buio con i dispositivi carichi. È assurdo. Faremo l'unboxing di ciò che abbiamo preso. Iniziamo dal merchandising ufficiale. Abbiamo preso questo qua per me. Ho preso questa. Abbiamo preso una tote bag più che altro perché necessitavamo in quel momento, ed è anche bella. La bandiera che stiamo facendo firmare a tutti. Ce l'hanno iniziata a firmare al contrario. Ci hanno regalato 2 cappellini con scritto Yolanda, giustamente, e dietro un cuore del Portogallo. È sempre nel merch ufficiale, ma è una cosa interessante perché non l'abbiamo comprata noi. Ce l'ha data il presentatore della Rai. Qua una, dopodiché 2. E scatti sul momento, e anche se è low quality, almeno te lo fai firmare. Quello di WeWeBlogs. E l'ultimo, non meno importante, la Flora. Puoi far vedere gli scontrini? Quello per un altro video. Quanto spendiamo? 6 giorni. Ci seguirete nelle avventure dei prossimi giorni. Domani siamo a Copenaghen. Non andiamo al Turco Scarpet perché è troppo complicato, è solo per lo staff e la press. Lunedì ci ritroverete a Malmo. E tanto per vederli, cioè è l'experience. Visto più Yolanda che mia madre oggi.